Per sopravvivere, Shin combatterà e conquisterà il mondo! Buonasera, mi trovo in Cina in un luogo molto speciale. Questa collina nasconde un segreto. Qui è nascosto uno dei più grandi tesori dell'archeologia ancora da scoprire. È la tomba, che risale oltre 2000 anni fa, del primo imperatore, l'unificatore della Cina, Shi Huangdi. È una tomba che attende ancora di essere aperta e che contiene forse dei reperti inimmaginabili. Anche qui intorno, qui sotto, ci sono dei tesori nascosti. Solo 30 anni fa si cominciò a scavare in questa zona e venne fuori una delle meraviglie dell'archeologia, il famoso esercito di terracotta di Xi'an. Questi soldati, alti 2 metri, furono collocati proprio a difesa della tomba dell'imperatore. Finora ne sono stati scoperti circa 8.000. Ma tutta l'area probabilmente è piena di reperti. Questa zona è stata scavata solo in piccola parte. Infatti si tratta di un immenso complesso monumentale che fa da contorno alla grande tomba che è ancora nascosta dentro la collina. Cosa ci sia dentro non si sa, però in base a antiche testimonianze ritrovate in certi documenti sembra che si tratti di un mausoleo ricchissimo. All'interno vi sarebbe la rappresentazione di un cielo stellato fatto con gemme preziose e intorno al feretro una riproduzione dell'impero cinese con fiumi e laghi di mercurio liquido. Nelle sale attigue si troverebbero i corpi di centinaia di concubine che avrebbero seguito volontariamente il loro imperatore nella tomba, ma anche i corpi di tantissimi operai rinchiusi loro malgrado all'interno perché non divulgassero i segreti della costruzione. È una storia unica che rivivremo anche con le immagini dello sceneggiato realizzato dal regista Nick Young. La storia di Shi Huangdi che stasera vi racconteremo. L'hai fatto giustiziare, vero? No, non ancora. E le mie missioni non possono fallire. Bruciate tutto! Non ci sarà mai nessun altro dopo l'imperatore. Io sono il primo imperatore dell'intera Cina, il divino Qin Shi Huangdi! La storia di Shi Huangdi comincia nel 247 a.C. in una Cina spezzettata ancora in tanti regni, ma già una grande civiltà. A Roma era l'epoca delle guerre puniche, si costruiva a quel tempo il Colosso di Rodi, a Siracusa viveva Archimede, eccetera, ma nel resto dell'Europa vivevano ancora i barbari primitivi. Nel palazzo reale di Xi'an un eunuco corre per portare un'importante notizia. Maestà, il re è morto. Lunga vita al re. Il re Yi Ing-gen ha solo 13 anni e a corte è circondato da squali assetati di potere. Mio adorato figliolo, mi dispiace tanto.
Ora dovrai essere forte. Sua madre, la regina, da molto tempo ha un amante, il consigliere del precedente re, Lu Buwei. Siamo qui per te. Maestà, sarebbe un onore per me servirvi come primo ministro. Maestà. È ancora presto per parlare di questo. Ma dovresti confermare lo zio Lu Buwei come primo ministro, non appena puoi. È la cosa migliore, credimi. Dormi adesso. Buonanotte. Vi servirò e vi guiderò come un padre. Le cose però non sono mai come appaiono, specialmente in una corte imperiale dove anche le ombre spesso complottano. Per Lu Buwei questa è infatti l'occasione perfetta per mettere finalmente le mani sulle redini dello Stato. È il nostro momento per governare. E mi serve soltanto la sua nomina. Lascia fare a me. Buonanotte. Le nazioni, come il Qin, vivevano da sempre sotto un ordinamento feudale, governate da uomini simili a Lu Buwei. Ma c'era una rivoluzione in arrivo che avrebbe posto fine a tutto questo. Prima nello stato di Qin e poi nell'intera Cina. La rivoluzione sarà guidata da un giovane studioso di nome Li Su. Pochi mesi dopo l'incoronazione di Ying Zhen, Li Su arriva al Palazzo Reale in cerca di lavoro. Li Su è un personaggio molto particolare, è un uomo ambizioso che non si ferma davanti a niente. Ha elaborato delle sue idee personali sulla conduzione dello Stato e riesce a entrare nelle grazie del giovane sovrano. Attraverso lui riuscirà pian piano a plasmare il futuro della Cina. Saremo lo Stato più potente di tutte le terre, se impariamo a sfruttare la nostra forza e i punti deboli dei nemici. Qui, sicuramente, col potere che Vostra Maestà ha a disposizione, potranno essere spazzati via. E l'intero mondo potrà essere unito sotto un unico governo. Questa occasione, Maestà, capita una sola volta ogni 10.000 anni. Anche se il destino raramente crea un uomo che sia all'altezza di sfruttare l'occasione. Ma credo che voi possiate essere il grande governatore, Maestà. E il momento è ora. Il giovane imperatore è influenzato profondamente dalle idee e dagli orizzonti di gloria che gli lascia intravedere Li Su. Sente che il suo destino non è di rimanere chiuso nel suo palazzo a ricevere gli inchini dei cortigiani, ma di uscire fuori nel mondo a cavallo con una spada alla conquista di nuove terre da riunire in un immenso impero. Passano 10 anni e il ragazzo timido è diventato ora un adulto deciso e combattivo. Un decennio dopo l'ascesa al trono, re Ying Zhen combatte per la sopravvivenza del suo stato e per realizzare un sogno: creare una nazione, la Cina.
Molti altri grandi re prima di lui ci hanno provato e hanno fallito. Ma questa volta è diverso. Perché Yi-Ing-Gen è diverso. È il più giovane re ad aver mai condotto la propria nazione in guerra. È un guerriero forte, un comandante ambizioso e motivato da una consapevolezza precisa. Se c'è un uomo che può unificare la Cina, è lui. Per sopravvivere, Qin combatterà e conquisterà il mondo! Yi-Ing-Gen era determinato a creare l'impero col sangue, la crudeltà e la forza del suo esercito. Quell'esercito, dopo 2000 anni, non è scomparso, è ancora qui, immortalato nella terracotta con i suoi fanti, i suoi arcieri, i suoi cavalieri. È come un fotogramma del passato, con questi 8.000 soldati raffigurati esattamente come erano all'epoca. Anzi, la disposizione in cui si trovano ci permette di avere un'idea di come era allora la formazione di un esercito in battaglia. La prima linea era formata da 3 file di balestrieri, gli artiglieri dell'epoca. Le balestre venivano utilizzate per evitare il corpo a corpo e potevano scagliare frecce oltre i 200 metri. Subito dietro seguivano i cavalli con i carri, le macchine mobili con ufficiali e comandanti a bordo e la fanteria a piedi in fila per 4. Ai lati dei carri venivano posizionate truppe con lance lunghe fino a 6 metri per impedire che venisse tagliata la testa ai cavalli. Questa armata pietrificata è rimasta sepolta qui in trincea per oltre 2000 anni. Nessuno sospettava che poco sotto la terra, dove si coltivavano i legumi, dove cresceva il fieno, ci fosse un intero esercito in armi. Fin quando, nel 1974, un contadino, scavando per costruire un pozzo, fece questa clamorosa scoperta. Quel contadino, eccolo qui. Buongiorno, professore. Buongiorno, piacere. Allora, ci vuole raccontare come sono andate le cose quella mattina? Negli anni 70, in un periodo di siccità, la nostra squadra aveva deciso di scavare un pozzo. Il terzo giorno, mentre stavamo finendo il turno di lavoro, la mia zappa ha urtato contro qualcosa. Un collo grande così. Era il collo di un guerriero di terracotta. Allora ho chiamato i miei compagni di lavoro. Venite a vedere qui, c'è una cosa strana. Insieme abbiamo continuato a scavare e pian piano sono venute fuori prima le spalle e poi il petto. Era la statua di un guerriero antico. Una statua molto pesante e con grande sforzo l'abbiamo dissotterrata completamente. E allora cosa ha fatto? Abbiamo portato tutto al villaggio. Gli anziani ci hanno detto che non avremmo dovuto portar via di là quelle cose, perché sarebbe stato di cattivo auspicio. Avevamo rotto un equilibrio e ciò avrebbe portato sfortuna. Allora io ho caricato su 3 carretti tutto quello che avevamo trovato e l'ho portato alla stazione di recupero, poiché erano cose di proprietà dello Stato. Ho chiesto loro: vi possono servire? Sono utili? E loro mi hanno detto: certo che lo sono. Ma l'hanno ricompensata per questa scoperta? Mi hanno dato 10 yuan a carretto e mi hanno fatto una ricevuta per 30 renminbi. Sono tornato indietro e ho dato la ricevuta alla squadra di produzione. In cambio mi hanno assegnato 5 punti di lavoro, equivalenti a 50 centesimi. E poi sono venuti gli archeologi.
Dopo qualche giorno sono venuti i capi e ci hanno detto che non bisognava più scavare. È arrivato anche l'esercito e la Guardia Civile e hanno circondato tutto il perimetro. Poi sono arrivati gli archeologi. Dove è avvenuto esattamente il ritrovamento? È in quel punto che ho trovato una statua. La statua che ho trovato ora si trova nel museo di Xi'an. Ogni statua è un pezzo unico, non esistono due soldati uguali. Ognuna è stata modellata separatamente, riproducendo con estrema precisione la divisa, gli accessori e il volto. Queste statue sono alte tra 1,80 m e 2 metri e pesano fino a 200 kg l'una. Da 30 anni è in corso un lavoro immenso di restauro, un lavoro che impegnerà probabilmente ancora diverse generazioni, anche perché si scoprono sempre nuovi reperti. Ed è un lavoro da certosini perché è stato necessario rimettere insieme infiniti pezzi sparsi, a volte anche 200 pezzi per ricostruire un singolo soldato. Solo in rari casi le mani erano intatte, così pure le teste. Finora sono state ricostruite e restaurate circa 1000 statue. Gli altri soldati, feriti e mutilati per così dire, aspettano il loro turno. E non si sa quanti ancora ce ne siano sottoterra. Com'era qui la situazione prima che avvenisse la distruzione? Originariamente queste fosse erano delle vere e proprie costruzioni sotterranee. Tra una e l'altra esistevano dei muri divisori in terra battuta, che lei vede ancora. Erano dei corridoi costruiti per ospitare le statue di terracotta. Tutto quello che lei vede era ricoperto da un soffitto costruito in travi di legno. E il tutto era poi ricoperto da uno spesso strato di terra. In seguito ai saccheggi, questa struttura è stata incendiata e in seguito è crollata. La cosa interessante è che qui, proprio sotto i nostri piedi, ci sono altri soldati ancora da scoprire, vero? Sì, ma come lei ben sa, gli scavi possono creare danni enormi ai ritrovamenti, in particolare quando si tratta di reperti in terracotta. Per questo noi lasciamo intatti molti siti e non procediamo agli scavi per preservare queste opere dal degrado, lasciando così alle generazioni future questo compito, quando esse disporranno di tecniche più avanzate. Nell'area che lei vede qui intorno, per il momento non scaviamo più. Ma in passato non c'è stato mai qualche tentativo di penetrare all'interno della tomba dell'imperatore, così come è avvenuto per le piramidi egizie? Le fonti storiche riferiscono effettivamente di tentativi di profanazione della tomba dell'imperatore avvenuti nell'antichità. Però dalle esplorazioni archeologiche e dalle nostre indagini non risulta in realtà che nessuno sia riuscito a entrare nella tomba dell'imperatore. Quindi riteniamo che ad oggi il mausoleo della collina non abbia subito alcuna violazione. Le cose sono invece andate in modo molto diverso per l'esercito di terracotta che, come abbiamo sentito, è stato ridotto in pezzi dai saccheggiatori. Gli archeologi oggi, scavando nelle trincee, hanno trovato non soltanto cocci, ma anche qualcos'altro di prezioso. Quando si osservano i soldati dell'esercito di terracotta, e qui ne abbiamo un gruppo molto bello, un cavaliere, un balestriere, un arciere, un fante e un alto graduato, forse un generale, si rimane rapiti dalla loro bellezza. Ma passa in secondo piano un dettaglio fondamentale. Non hanno le armi. Insomma, si tratta di un esercito disarmato. Che fine hanno fatto queste armi che si sa erano micidiali? Come è noto, queste armi sono sparite, sono state portate via dai saccheggi dell'antichità. Ma non tutte. Gli archeologi infatti ne hanno ritrovate molte sfuggite ai razziatori e dagli scavi è riemerso un vero arsenale di armi. E c'è un fatto sorprendente. Sono in uno stato di conservazione
pressoché perfetto, sono affilatissime e potrebbero essere usate ancora oggi. Ma come è possibile? Infatti sono rimaste per oltre 2000 anni nel terreno e non c'è traccia di ruggine o di ossidazione. La spiegazione va ricercata nell'abilità degli armaioli cinesi. La superficie di bronzo di queste armi era stata trattata con ossido di cromo e sale, una tecnica che da noi verrà brevettata, pensate, solo nel 1938. Ma le armi sono solo un esempio di quanto fossero abili i cinesi nel lavorare il bronzo. In effetti conoscevano praticamente tutti i segreti, o quasi, della sua lavorazione ed erano in grado di realizzare non solamente delle armi, ma anche e soprattutto dei capolavori artistici di una raffinatezza assoluta, come questi che vedete qui esposti in una mostra allestita nelle scuderie del Quirinale, una mostra sui capolavori della Cina. Sono oggetti di epoche diverse, ma che ci testimoniano l'altissimo livello delle conoscenze di lavorazione raggiunto dai bronzisti cinesi. Come questo ariete in bronzo dorato, ha quasi 2200 anni, e il dorso ruotava capovolgendosi e si trasformava in una lampada d'olio. Oppure questo bruciaprofumi in bronzo finemente decorato e sormontato da un uccello con le ali dispiegate. Questo secchiello conteneva sostanze alcoliche derivate da cereali fermentati e veniva usato come uno strumento liturgico durante le cerimonie. Questi strani oggetti che vedete sono delle campane di bronzo. Hanno tanti spuntoni, protuberanze, e colpendone in punti diversi si ottenevano suoni diversi. Ma forse l'oggetto di bronzo più sorprendente e anche più elegante è questo animale fantastico, immaginario, metà volatile e metà cervo. E sapete a cosa serviva? Era un supporto per un tamburo. È alto 1,5 metri e una volta era totalmente ricoperto da intarsi di pietre preziose e anche di oro. Le conoscenze nella lavorazione del bronzo permettevano non solamente di realizzare degli oggetti estremamente raffinati e bellissimi, come abbiamo visto, ma anche oggetti in serie. E quando si trattava di armi, erano degli oggetti davvero micidiali. Gli armaioli dell'imperatore Qin erano infatti in grado di mantenere la stessa qualità nel lavoro a catena di montaggio e le forme erano così perfette che i prodotti in serie non differivano neppure di 1 millimetro. Così realizzarono decine di migliaia di punte di frecce e di meccanismi di scatto di balestre. Ancora oggi è facile immaginare l'effetto devastante che avevano queste armi. È con queste armi e con questi soldati che il giovane re parte per le sue battaglie. Il progetto è grandioso. Quello di conquistare tutti i vari regni in cui è divisa la Cina e riunificarli sotto un solo dominio, creando per la prima volta un impero. Il suo impero. Spinto dal suo consigliere Li Su, comincia presto la sua lunga campagna di conquiste. La strategia è quella di mangiare, uno alla volta, tutti gli altri regni. Bene! Avete vinto! Durante la campagna contro lo stato di Zhao, l'esercito di Qin fa più di 10.000 prigionieri. Le regole in guerra sono chiare, bisogna prendersi cura dei prigionieri. Oggi avete vinto! E questo è vostro! Il re non può permettersi di rallentare la sua campagna. Volete sapere cosa farne? Così 10.000 prigionieri vengono giustiziati. L'imperatore rinfodera solo momentaneamente la spada, una spada che provocherà immensi massacri.
C'è solo un modo per affrontare la debolezza. Imparare a sfruttarla! Oltre 400.000 persone saranno vittime di queste mattanze che coinvolgeranno non soltanto i soldati in armi, ma anche la popolazione civile. È stato calcolato che oltre 2 milioni di persone abbiano perso la vita nelle guerre per la conquista dell'impero. Nessuno riesce più a fermare il giovane sovrano e i suoi nemici a questo punto si moltiplicano all'esterno e all'interno. Persino certi cortigiani tramano nell'ombra per opporsi al potere assoluto che ha acquisito. La regina ha un nuovo favorito, il marchese Lao Ai. A corte è risaputo che Lao Ai è un eunuco e appare strano che la regina, con un passato ricco di grandi amanti, abbia scelto proprio lui. Ma in realtà Lao Ai non è un eunuco. Lui e la regina hanno 2 figli che allevano di nascosto. E Lao Ai intende far salire al trono uno di loro. Lao Ai aspetta l'occasione giusta per liberarsi di Ying Zhen. Può permettersi l'attesa. I figli sono ancora molto piccoli. Ma a corte i segreti non durano a lungo, ci sono orecchie indiscrete dappertutto. Il sovrano viene informato dei sospetti di una possibile trama della regina e del suo amante segreto. Le cose a questo punto precipitano. Il marchese Lao Ai, finto eunuco e vero padre dei 2 figli della regina, si rende conto che sta correndo un grosso rischio e decide di giocare il tutto per tutto. Aprite! Lao Ai commette un errore. Aprite! Rendendosi conto che prima o poi verrà scoperto, sottrae alcuni sigilli reali che gli danno l'autorità di mobilitare le truppe. Le forze armate dei distretti sotto il comando di Lao Ai si appostano intorno al Palazzo Reale. Il marchese ha in mente di sorprendere il re in un'ora in cui la sorveglianza abbia abbassato la guardia e impossessarsi del trono. Le forze di Lao Ai non incontrano resistenza mentre si avvicinano al palazzo. E quando ciò accade è troppo tardi per ritirarsi. Cadono dritte nella trappola. Le forze armate nemiche vengono così annientate e Lao Ai viene fatto prigioniero. La vendetta del sovrano è terribile, vuole fare pulizia di tutto e di tutti. Il primo a pagare naturalmente sarà il marchese traditore, ma non sarà il solo. Preparate le corde! Avvicinate i cavalli! Legatelo! Perché non me l'hai detto? Tirate, tirate! Di Lao Ai! Di Lao Ai? 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 Di Lao Ai?
di Lu Buwei. Non sono la prima regina ad avere un amante. Più forte! Tu hai fatto molto di più, mamma. Tirate! L'esecuzione di Lao Ai è destinata a lanciare un messaggio molto chiaro. Un messaggio che presto sarà rinforzato dall'uccisione di tutti i membri della famiglia. A cominciare dal più pericoloso. Vuoi giocare? Sì, giochiamo. E i bambini? Temevo che li vedessi come una minaccia. Non lo sono. Non più. Tirate da quella parte! E voi da quello! Preparatevi! Il cavallo! Preparatevi! Via! Sa che deve difendersi ormai non solo sul campo di battaglia, ma anche in casa sua. Proprio per questo ordina che nessuno possa essere armato all'interno del palazzo e che lui solo può dare ordine alle guardie di intervenire. La macchina da guerra dell'imperatore continua a avanzare implacabile, creando il panico. Lo stato di Yen sta per essere attaccato e i suoi abitanti sanno di non poter resistere. Allora inviano qui a corte una rappresentanza diplomatica per tentare di fermare l'avanzata. In realtà è un modo per riuscire a eludere lo sbarramento delle guardie. Avvicinatevi. Guardie reali! Guardie reali! Fermate l'assassino! Fermatelo! Fermate l'assassino! Guardie reali! Guardie! Presto! Presto! Nessuno più a corte è armato eccetto lui. E nessuno, a parte lui, può radunare le truppe. Yeah!
Il nuovo sistema di sicurezza di Ying Jen non è infallibile. Il grande conquistatore, l'invincibile re, si è trovato a pochi passi dalla morte e ne è consapevole. Dove eravate? Allora! Maledetti incapaci! Idioti! Le campagne militari intanto continuano folgoranti e già 4 stati su 6 hanno capitolato e lo stato di Yen ha pagato duramente il suo attentato contro il futuro imperatore. Però per la prima volta il giovane sovrano si trova di fronte a una resistenza mai incontrata prima, perché lo stato di Chu ha mobilitato addirittura 500.000 di uomini per fermare la sua avanzata. L'esercito di Chu ha già respinto una prima invasione ed è preparato a farlo di nuovo. 500.000 di soldati Chu minaccia di porre fine al sogno di Ying Jen. Nel disperato tentativo di sconfiggerli, l'imperatore impegna tutte le risorse che ha a disposizione. Nuovi equipaggiamenti, armi migliori e un altro 500.000 di soldati. 223 a.C. L'esercito Qin appare deciso ad assediare il regno di Chu. Questo induce i generali Chu a riconsiderare le posizioni delle truppe più avanzate. Decidono di ritirarsi su linee più difendibili. Ordine di ritirarsi dietro le colline! Ora l'esercito Qin finge di accamparsi. In realtà è pronto ad agire. L'ultimo grande ostacolo al sogno imperiale di Ying Jen viene abbattuto. L'unico stato rimasto indipendente, il regno di Qi, soccombe senza lottare. Prima della fine del 221 a.C., il sogno di Ying Jen si concretizza. Il regno di Qin diventa la Cina. La sua Cina. Le guerre sono finite e il sovrano pensa ora a costruire la sua gloria anche attraverso monumenti che ricordino per sempre la sua opera e il suo regno. La capitale deve ormai trasformarsi in una città all'altezza di questa grandeur. Oggi non ne rimane più traccia, ma certi modellini ritrovati nelle tombe lasciano supporre come avrebbe potuto essere l'aspetto degli edifici che ornavano l'antica Xi'an. Una testimonianza della grande abilità degli architetti e degli artigiani dell'antica Cina la si ha visitando oggi il Tempio della Misericordia, che si trova in una località fuori dai grandi percorsi turistici a nord di Pechino.
Questa è la costruzione più antica e meglio conservata che proviene dal passato. Ha più di 1000 anni e si è miracolosamente salvata da terremoti, incendi, devastazioni e guerre. La cosa che colpisce è che è stata costruita senza utilizzare ferro, mattoni o chiodi, ma unicamente grazie a un gioco di incastro di legni. E lo si vede bene qui nelle travature che sostengono il tetto. La grande statua alta 18 metri da secoli continua a impregnarsi dei fumi delle candele e degli incensi che ancora oggi i devoti accendono ai suoi piedi. Questo tempio di oltre 1000 anni fa ci lascia intuire qual era la raffinatezza degli artigiani e degli artisti dell'antica Cina. E molti si chiedono se la tomba dell'imperatore non nasconda altri tesori ancora da scoprire. Quanto ancora c'è da scoprire sottoterra, oltre all'esercito di terracotta? Beh, moltissimo. In effetti alcuni ritrovamenti hanno fatto capire che l'esercito di terracotta non è la sola meraviglia sepolta, ce ne sono tante altre, come quelle che vediamo qui esposte in questa bellissima mostra sulla Cina alle scuderie del Quirinale. Guardate, questa per esempio è una musicista. Aveva uno strumento, forse uno strumento a fiato, vicino al viso che essendo di legno è scomparso. Indossa una tunica lunga che stringe i fianchi, mettendo in risalto un corpo esile, slanciato, i capelli raccolti dietro la nuca, cioè in perfetta sintonia con il canone di bellezza allora in voga nel periodo Han. Non era la sola, altri musicisti sono stati rinvenuti, proprio risalenti all'epoca dell'imperatore Qin. Anzi, è un po' come se questo imperatore avesse voluto circondarsi di una sua corte virtuale, che stesse vicino a lui anche dopo la morte. In questo senso c'erano anche dei funzionari e degli eruditi, riconoscibili da uno speciale attrezzo, un raschietto raffigurato sulla cintura che serviva per correggere gli errori di scrittura sulle tavolette di legno. Queste statue sono state riportate alla luce solo di recente, in una fossa situata all'incirca mezzo chilometro dal grande tumulo. Gli archeologi le hanno ritrovate in alcune cavità ricavate nella parete di una stanza sotterranea e, continuando a scavare, sono rimasti senza fiato. Nell'angolo destro, infatti, hanno notato un corridoio e dentro gli architetti dell'imperatore avevano ricreato un intero paesaggio fluviale. Gru, cigni, oche facevano da cornice a un ruscello artificiale. Ed ecco una di quelle straordinarie gru di bronzo. È stata ritratta nell'atto di catturare un pesce e sembra reale, anzi sembra quasi che sia stata pietrificata in quest'atto. In tutto, pensate, sono stati ritrovati più di 40 volatili di bronzo, alcuni ritratti mentre dormivano, altri mentre nuotavano, eccetera. E tutti erano messi in fila lungo questo ruscello sotterraneo. Questo sì, era vero. Queste sculture di bronzo sono davvero delle meraviglie, ma rimangono molti punti oscuri sul modo col quale le hanno realizzate. A tal punto che alcuni restauratori del Museo Centrale di Magonza, in Germania, si sono recati direttamente in Cina, sul posto, per rimuovere le tracce di corrosione e scoprire alcuni segreti della loro antica lavorazione. Una lavorazione avvenuta, pensate, più di 2000 anni fa. Anche per quanto riguarda l'esercito di terracotta, le sorprese non sono finite. In effetti, gli esperti, gli archeologi, hanno individuato non meno di 160 altre fosse da dover scavare, tutte comprese in un'area di poco più di 2 chilometri quadrati. E forse riemergeranno dei capolavori come questo splendido carro da battaglia, una quadriga con i suoi occupanti. Naturalmente tutte le parti di legno sono scomparse, ma è rimasta intatta la tensione dell'auriga, dei 2 soldati a bordo e degli animali pronti a scattare all'attacco esattamente come facevano 20 secoli fa. Quindi c'è forse ancora molto da attendersi da questi scavi, magari con nuovi corpi d'armata sotterranei. Intanto c'è una curiosità. Non lontano dagli scavi, qui a Xi'an, stanno emergendo altri soldati, non dal sottosuolo, ma dai forni di questa fabbrica che sta costruendo copie delle statue a tutto spiano.
Sono copie destinate a partire per le più diverse destinazioni. Il fascino dell'esercito di terracotta ha colpito un po' tutti nel mondo e le richieste sono tantissime per avere in casa un fante, un arciere o un balestriere. Dentro questi locali degli artigiani del posto producono in continuazione intere armate di tutte le dimensioni. L'argilla è la stessa, viene lavorata con dei calchi e poi rifinita a mano. Come quelle originali, anche queste statue sono montate in 4 pezzi. I forni sono ancora molto semplici e funzionano a carbone. La temperatura viene portata fin quasi a 1000 gradi e la cottura dura 5 giorni. La tecnica probabilmente non è molto diversa da quella che veniva usata in passato. Per realizzare una grande statua, dall'inizio alla fine della lavorazione occorrono 2 settimane, ma la produzione in serie consente di realizzarne un notevole numero, specialmente di quelle piccole. Il colore preferito è quello scuro per le statue piccole e il color terra invece per quelle grandi. A proposito di colore, va detto che in origine queste statue erano tutte colorate e in base agli studi fatti si è riusciti anche a capire qual era la policromia. Ecco più o meno come dovevano apparire in origine. Queste statue vengono spedite in America, in Europa, in Australia, ma anche in molte parti della Cina. Il costo di un generale alto quasi 2 metri è di 600 euro, più 120 per la spedizione. L'imperatore non avrebbe mai pensato che l'armata che aveva messo a difesa della sua tomba un giorno si sarebbe moltiplicata e sarebbe partita verso altri paesi lontani per un nuovo tipo di conquista, quella dei mercati dei souvenir. Ma c'è un'altra scoperta enigmatica che esce dagli scavi, quella di centinaia di armature vuote in pietra. Sono state ritrovate in pezzi vicino alla collina dove si trova ancora nascosta la tomba dell'imperatore. Si pensa che ve ne siano tantissime di queste armature vuote, forse addirittura decine di migliaia. Qual è il loro significato? Secondo certi esperti, si tratterebbe di un'offerta votiva per le anime di soldati rimasti uccisi in battaglia e senza sepoltura che potrebbero vendicarsi e che invece, in questo modo, possono ritrovare idealmente il luogo della loro pace eterna. L'imperatore ormai ha raggiunto tutti i suoi obiettivi militari e politici ed è diventato onnipotente e vuole che anche gli abitanti delle terre che ha sottomesso lo vedano come un essere quasi sovrannaturale, una specie di semidio. Perciò deve assumere un titolo capace di evocare queste sue nuove qualità, un titolo che deve essere scelto con molta cura. All'età di 38 anni, Ying Zhen viene incoronato con il velo delle stelle, simbolo della divinità del primo imperatore della Cina. I ministri sono pronti a suggerire un titolo che meglio si addica al più grande sovrano nella storia della Cina. Vostra Maestà, noi ministri abbiamo riflettuto per molte settimane e abbiamo raccolto alcuni titoli di personalità del passato, adatti alla vostra magnificenza. Titoli come il celeste sovrano, il sovrano delle terre e il grande... Suo nonno, il primo grande divino imperatore, l'autorità suprema dell'intera Cina unita. Chiamò se stesso Qin Shi Huangdi, che tradotto letteralmente significa primo Augusto, cioè divino imperatore della dinastia Qin. E mio figlio sarà il secondo divino imperatore. E suo figlio il terzo. E così via, per 10.000 generazioni a venire.
Divina Maestà. Dietro l'imperatore c'è sempre il grande suggeritore, Li Su, che ormai è la nuova potenza dietro il trono. Ha messo a punto un programma politico per distruggere il passato feudale della Cina. I ministri pensano ancora di nominare a capo dei feudi dei parenti della famiglia imperiale, ma per loro e per i parenti dell'imperatore c'è una brutta sorpresa. A capo dei feudi ci saranno d'ora innanzi soltanto dei funzionari fedeli. Illustre, divino e supremo imperatore, il vecchio feudalesimo è indebolito. Raccomandiamo quindi che i nuovi signori feudatari siano nominati tra i giovani della famiglia imperiale. I ministri danno per scontato che il sistema feudale continui dopo l'unificazione, che poteri e privilegi sottratti ai nemici dell'imperatore appartengano ora alla famiglia imperiale. Attendiamo il consenso della vostra maestà. Ma ricevono una brutta sorpresa. Li Su. Solo a Li Su è ben chiaro il nuovo indirizzo politico, perché è lui che l'ha ideato. È un'idea folle. Abbiamo combattuto incessanti guerre per lunghi secoli a causa dei feudatari e adesso che li abbiamo eliminati, volete crearne di nuovi. Ma questi sarebbero membri della famiglia imperiale. Esatto. L'unica forza che in migliaia di anni è riuscita a creare la pace è il potere divino dell'imperatore. Per mantenere la pace, questa forza non deve essere corrotta dai legami familiari. Le decisioni non stanno a voi, ma all'imperatore. E ogni suo ordine divino deve essere eseguito nel modo più efficace, con la maggiore efficienza possibile. E gli esecutori non avranno nessun altro interesse che soddisfare il divino desiderio dell'imperatore. Altrimenti ci sarà di nuovo il caos e torneranno le guerre. E questo di certo non lo vogliamo. Eccellente. Ha ragione. Il ministro della giustizia ha ragione. Nominerò personalmente 6 governatori per ognuna delle 6 regioni dell'impero. 36 in tutto. Che ovviamente è 6 volte il numero degli stati da me conquistati. Ah, ve l'ho mai detto? 6 è il mio numero preferito. È una vera rivoluzione perché si passa da un sistema feudale governato dai nobili, dall'aristocrazia, a un sistema centralizzato dove tutto è sotto gli ordini diretti del sovrano. Ordini che arrivano capillarmente ovunque su un territorio vastissimo. Professor Santangelo, buonasera. Allora, lei è un profondo conoscitore della Cina, è uno storico. Quello che sta avvenendo in questa Cina ha delle radici su fatti profondi, ma soprattutto anche su un fatto tecnologico, cioè l'invenzione del ferro e le sue conseguenze in agricoltura e non solo. Perché? Certo, il passaggio dal bronzo al ferro porta una nuova tecnologia, in agricoltura innanzitutto, con l'invenzione dell'aratro a trazione animale che aumenta la produttività.
nei campi. E questo cosa porta? E questo porta delle trasformazioni sociali, si pensi all'aumento dei proprietari terrieri e del nuovo assetto del lavoro nelle campagne. Quindi i nobili perdono il loro ruolo. E perdono il loro ruolo. Il ruolo loro diminuisce anche nell'esercito, perché l'invenzione di nuove armi, in modo particolare la spada, aveva ridimensionato il ruolo della cavalleria, che era invece il nervo dell'esercito e che rappresentava il ruolo importante dell'aristocrazia in campo militare. Quindi è una società che cambia rapidamente, i ruoli non sono più quelli di un tempo e occorre forse un nuovo pensiero politico. È questo che poi succede sotto il regno di Shi Huangdi. Sì, esatto, perché la ricerca di un nuovo ordine, di una risistemazione della società aveva creato numerose scuole di pensiero, le famose 100 scuole. E fra queste quella legalista si era affermata nello stato di Qin, dove Li Si aveva attuato una serie di riforme e aveva anche indirizzato il nuovo sovrano verso questa nuova strada. Quindi questo primo ministro o suggeritore, perché lui è ancora l'uomo diciamo dietro le quinte, esatto, che riesce a influenzare. Prima l'abbiamo visto sin da giovane questo imperatore, e poi ha questo ruolo per cui si afferma questa scuola legalista che a che cosa porta? Intanto la rottura col passato, mi sembra. Certo, il ridimensionamento dell'aristocrazia e la creazione di un codice di leggi scritte che valgono per tutti gli strati della società. Cioè una specie di costituzione nuova, per così dire. Sì, esatto, che quindi ridimensioni il ruolo degli aristocratici e che si basi sul principio che esistano delle norme che, se seguite, portano dei premi, se invece infrante portano delle punizioni anche severissime. Uguale per tutti, una legge che non distingue più tra chi è esente e chi no, ma che si estende a tutti. Insomma, l'uomo forte con un potere forte è una legge molto forte. E questa è la nuova Cina, che cerca ora di riunificarsi non solo militarmente e politicamente, ma anche in tanti campi. Vediamo come. I 7 stati un tempo indipendenti sono riuniti in un'unica nazione, la Cina, con circa 59 milioni di abitanti. La nuova struttura amministrativa dà al paese un'impronta unitaria che rimarrà per sempre fino ai giorni nostri. Per evitare che i vecchi potentati nelle varie province possano ostacolare questa centralizzazione del potere o tramare contro, l'imperatore fa trasferire 120.000 famiglie nella capitale in modo da tenerle sotto controllo. La stessa tecnica che curiosamente utilizzerà molti secoli dopo Luigi XVI, facendo venire a vivere a Versailles i nobili delle province francesi. Oggi, dopo vari spostamenti, la capitale si trova a Pechino e ogni giorno migliaia di cinesi vengono a visitare quella che è stata per oltre mezzo millennio una grande reggia per gli imperatori, fino all'ultimo imperatore. Infatti qui fino agli inizi degli anni 20 risiedeva l'ultimo sovrano della Cina, l'ultimo figlio del cielo. La struttura di questa reggia, la cosiddetta città proibita, attraverso i secoli ha continuato a esprimere quel concetto di sacralità dovuto alla persona dell'imperatore, che risiedeva qui al centro di una serie di mura e di cortili disposti uno dentro l'altro. Una posizione di centralità, ma anche un modo per difendere l'imperatore da qualsiasi offesa esterna. C'è una cosa che colpisce in questa città proibita ed è la grandiosità degli spazi aperti. E anche il fatto che i palazzi non sono troppo alti, e c'è una ragione. È un segno di rispetto per gli spiriti benigni che volavano bassi e che quindi era bene che non incontrassero ostacoli. Questa città è grandissima, comprende addirittura 8.700 stanze e vi abitavano, oltre ai familiari dell'imperatore, soldati, funzionari, concubine e 3.000 eunuchi. Il cortile principale poteva ospitare, in occasione delle grandi cerimonie, fino a 90.000 persone, più dello stadio olimpico.
Il fatto che esistessero 3.000 eunuchi a corte non deve stupire. Era una precauzione che tendeva a ridurre i rischi di rapporti indesiderati nell'ambito della corte imperiale. Questi eunuchi lavoravano infatti a diretto contatto con la famiglia del sovrano ed era bene che la loro virilità non destasse preoccupazioni. Erano qualcosa a metà strada tra domestici e uomini di fiducia. Nella loro vita privata vivevano di desideri più che di soddisfazioni. Questa loro condizione li rendeva adatti a circolare senza conseguenze nelle stanze del palazzo e a volte anche a svolgere incarichi di fiducia. Per esempio, ascoltare e riferire su ciò che veniva detto. La figura dell'eunuco, specialmente per il suo utilizzo come guardiano dell'harem, ha attraversato i secoli e fino a tempi recenti è stato un personaggio sempre presente nelle cronache e spesso nelle fantasie di racconti erotici. È in questa reggia che dopo mezzo millennio di fasti, nel 1924, l'ultimo imperatore uscì mestamente di scena, cancellato dalla rivoluzione nazionalista. E poi nel 1949 Mao Zedong, affacciandosi alla porta sud della città proibita, sulla piazza di Tiananmen, annunciò l'avvento della Repubblica Popolare. Erano passati oltre 2000 anni da quando Shi Huangdi aveva dato inizio al suo grande regno. Fatta l'unità del paese, bisogna eliminare gli ostacoli creati dalle tradizioni locali, far valere ovunque le stesse leggi e uniformare le diversità. Per esempio, unificare la moneta, i pesi e le misure. Per quanto riguarda il sistema dei pesi, sono stati rinvenuti oggetti sui quali è impresso l'editto dell'imperatore. L'unità di peso è il jin, pari a circa 250 grammi. 120 jin costituiscono uno shi, equivalente a circa 31 kg. Per liquidi e cereali si usa in genere una sorta di tazza il cui volume raggiunge un dou, circa 2 litri. Per le unità lineari i riferimenti sono il chi, pari a 23 cm, e il li, equivalente a mezzo chilometro. La muraglia cinese è infatti chiamata dai cinesi il muro di 10.000 li. Prima dell'unificazione ciascun regno adotta un proprio sistema monetale e le monete hanno spesso forme strane. Lo stesso regno Qin, prima di coniare le monete, usava come pagamento il bu, un pezzo di tessuto lungo circa 2 metri e largo poco meno di 1. La stoffa rimane in uso anche al tempo di Shi Huangdi, con il quale però si afferma la moneta chiamata Qian, rotonda con un foro quadrato. Questa moneta simboleggia il cielo, al cui centro si trova la Cina, ed è stata conservata fino ai primi anni del Novecento. Una volta realizzata l'unificazione e riportata la pace, l'imperatore si trova però di fronte a un grande ostacolo. La scrittura è diversa nei vari regni. Mette allora all'opera i suoi esperti e con un editto impone l'unificazione dei caratteri. Nasce così una scrittura che manterrà sostanzialmente le sue caratteristiche attraverso i secoli, pur trasformandosi nel corso delle generazioni. E nasce anche l'amore per la calligrafia, intesa ancora oggi come un'importante espressione culturale, con delle scuole in cui ci si perfeziona in quella che viene considerata una vera e propria arte. Tra poco entreremo in un luogo molto speciale, una scuola di calligrafia a Pechino. Per noi occidentali è difficile capire cosa significhi ancora oggi, a distanza di secoli, l'arte della scrittura in Cina. Per capirne l'importanza si potrebbe fare il paragone con l'arte di parlare nella nostra cultura. Da noi è importante saper parlare bene, in modo appropriato, elegante. Analogamente in Cina è segno di raffinatezza e di distinzione saper scrivere bene. In questa scuola, a livello universitario, che si trova vicinissima alla città proibita, sono passati intellettuali e anche molti politici. E molti giovani oggi continuano questa tradizione calligrafica. Il signor Hu Bin è un grande maestro della calligrafia
ed insegna qui nella scuola. Hello, good evening. Prego, allora, ci vuole fare qualche esempio di come è cambiata la scrittura cinese nel corso dei millenni? I caratteri cinesi hanno 3000 anni di storia e durante questo periodo hanno subito un'evoluzione. Se io scrivo per esempio la parola monte nello stile delle antiche iscrizioni oracolari, la disegno così, una montagna con 2 cime. Nel corso dei tempi i caratteri si sono modificati ed ecco come si è trasformata la parola monte, in questo modo. Qui arriviamo a quello che è definito lo stile del piccolo sigillo, che risale all'epoca appunto del primo imperatore Qin, e la parola monte si scriveva così. Arrivando ai giorni nostri, nella scrittura cinese moderna, questa stessa parola si scrive in questo modo. Le farò ora un altro esempio per quanto riguarda la parola acqua. All'inizio essa veniva scritta in questo modo. In realtà veniva rappresentata come un fiume. In seguito, trasformandosi nello stile del grande sigillo, acqua si scriveva in quest'altro modo. Ai giorni nostri, invece, si scrive così. Professore, poi ci sono 3 stili diversi che voi chiamate seduti, in piedi e di corsa veloci. Allora, qui c'è un esempio. Sì. Questa è la parola libro, scritta con lo stile regolare. Questo invece è scritto nello stile corrente. Ed ecco infine la stessa parola libro scritta in modo irregolare o corsivo. Sono 3 tipi di calligrafia diversa. Nella lingua cinese ci sono tantissimi ideogrammi. Quanti sono quelli che figurano sul dizionario? La lingua cinese ha raggiunto la sua massima espressione in epoca Qing. Oggi i dizionari riportano tra 16 e 18.000 caratteri. Una ricchezza che riflette anche la grande espressività della nostra lingua. Gli imperatori sovente sono stati degli ottimi calligrafi, anche il presidente Mao. Sì, la Cina è il paese della calligrafia per eccellenza, con una storia di oltre 3.000 anni. Moltissimi imperatori sono stati anche grandi calligrafi. Per esempio, gli imperatori della dinastia Qing erano maestri calligrafi. Per arrivare ai giorni nostri, il nostro grande leader Mao Zedong non è stato solo un grande ideologo, ma anche un eccellente calligrafo. Anche durante tutto il periodo della lotta rivoluzionaria non ha mai smesso di esercitarsi in quest'arte. Se la scrittura si basa su simboli astratti, anche altre forme d'arte come la musica, la danza, il teatro, il trucco persino e i costumi sono intrisi di significati simbolici. Anche qui esiste una specie di alfabeto segreto che sfugge a chi assiste per la prima volta a una rappresentazione teatrale. Gli attori debbono saper recitare, danzare e essere anche dei bravi mimi. Le scarpe hanno uno spesso zoccolo per farli apparire più alti. Ogni movimento ha un significato preciso. La rappresentazione ora in allestimento racconta proprio la storia dell'imperatore Shi Huangdi. E questa è la sua corona. I costumi sono ricchissimi e gli accessori ispirati a antiche illustrazioni. I gesti, i movimenti, le espressioni costituiscono una sorta di secondo livello del linguaggio. Anche la musica deriva da un'antica tradizione, persino le singole note hanno dei significati simbolici e a volte filosofici. La danza che si sta ora provando racconta la storia di una delle battaglie dell'imperatore, con i guerrieri che entrano in scena esibendo al nemico le loro bandiere. Questi strani bastoni con drappi che gli attori portano sulla schiena sono antichi sistemi di difesa contro i colpi a sorpresa del nemico. Ed ecco l'imperatore in tutto il suo splendore con la sua impressionante barba nera.
Il colore bianco del viso indica aggressività e ferocia. Lo scontro sarà aspro, ma le spade e le alabarde dell'esercito di Shi Huangdi vinceranno ancora una volta la battaglia, in un crescendo di azioni e di musiche destinate a strappare l'applauso. Il potere di Li Su all'interno della corte imperiale si rafforza maggiormente. Adesso è lui il primo ministro e la sua filosofia politica, pienamente condivisa dall'imperatore, sta penetrando in ogni aspetto della vita del paese. Il palazzo imperiale ormai non è più soltanto la residenza di un sovrano, ma è anche il centro di un potere assoluto. Un potere conquistato con le armi e presidiato da un esercito invincibile, ma è anche la sorgente di un pensiero unico, di una filosofia totalitaria cui tutti debbono uniformarsi. Certi antichi testi ritrovati nella tomba di un funzionario di giustizia mostrano quale fosse il clima poliziesco del tempo. Le punizioni erano severissime per chi si rendeva colpevole di gesti o parole contrarie alla linea del governo, mutilazioni e tatuaggi indelebili in faccia. Se poi qualcuno si azzardava ad esaltare il valore dei soldati nemici, correva il rischio addirittura di venire decapitato. Il cosiddetto legalismo, inventato da Li Su, intendeva diventare la base dell'educazione morale del popolo. E poiché la filosofia di Confucio affermava che un re deve persuadere attraverso la saggezza e non attraverso la forza o la coercizione, vennero date alle fiamme tutte le opere di Confucio. Così vengono date alle fiamme le opere di altre scuole filosofiche, molte delle cosiddette 100 scuole considerate un retaggio del passato. Il passato doveva essere cancellato per non interferire con il nuovo pensiero unico. Anche le cosiddette teste pensanti, cioè gli intellettuali, erano sorvegliati e se sgarravano finivano male. 460 di loro furono giustiziati perché non in linea con il nuovo corso. Forse non fu l'imperatore a dare l'ordine, ma zelanti giudici e uomini di corte. Chi criticava apertamente nel popolo finiva impiccato. A un certo punto non solo Confucio viene dato alle fiamme, ma si incendiano intere biblioteche di testi scritti su tavolette di bambù. Una sola copia viene custodita a corte. Si salvano soltanto i manoscritti con informazioni utili, come per esempio testi di agricoltura o di medicina, ma anche gli scritti di storia vanno a rogo. La storia, dice Li Su, è quella che facciamo noi. A cosa serve scrivere? Per conservare informazioni. Alcune informazioni sono utili per il nostro grande progetto. Quelle che riguardano l'agricoltura, la medicina, quelle le terremo al sicuro nelle nostre mani. Per quanto riguarda la storia, invece, dico che la vera storia è quello che stiamo facendo ora. Ma alle frontiere i mongoli minacciano il nuovo ordine e invadono il nord del paese. L'esercito dell'imperatore per la prima volta è impotente di fronte a questi guerrieri a cavallo. Da secoli i confini settentrionali della civilizzata Cina vengono devastati da tribù nomadi. Anche se le città di frontiera sono protette da mura difensive, è facile aprire dei varchi. Finalmente questo problema sarà risolto. La manodopera non manca e si può iniziare a dare il via al più grande progetto di ingegneria del mondo antico. Una barriera continua e inespugnabile per sigillare l'impero. La grande muraglia cinese.
Sono sulla Grande Muraglia in una zona di montagna lontano da Pechino. Da questo punto si ha una bella immagine di questa straordinaria costruzione che l'imperatore Shi Huangdi realizzò oltre 2000 anni fa. Ne esistevano già dei tronconi in precedenza, quando gli stati indipendenti si difendevano per conto loro dalle invasioni. Ma con l'unificazione del paese, Shi Huangdi costruì un'unica muraglia lunga ben 5.000 chilometri. Per avere un'idea di cosa significhi, basta pensare che è la distanza che separa l'Europa dall'America. L'altezza varia tra gli 8 e i 10 metri e sopra corre praticamente una lunghissima strada, in molti tratti larga ben 6 metri, una larghezza che permetteva a 2 carri di incrociarsi. Infatti questo non era soltanto un muro, era una specie di caserma a forma di serpentone, con i soldati continuamente appostati grazie a un sistema di torri di guardia. In questo modo i difensori potevano muoversi rapidamente lungo tutta la muraglia e concentrarsi là dove gli invasori cercavano di superarla. Gli invasori erano i nomadi che abitavano le regioni del nord e che cercavano continuamente di razziare i ricchi territori delle pianure. Arrivavano a cavallo e portavano via beni, animali, donne e uomini da ridurre in schiavitù. Shi Huangdi, per sterminarli, inviò un esercito di 300.000 uomini. Ma non era facile stanare questi nomadi a cavallo in continuo movimento. E per questo alla strategia dell'attacco unì quella della difesa, costruendo questa grande muraglia. Per farlo fu necessario mobilitare un numero immenso di uomini. Oltre agli operai c'erano soldati, schiavi, prigionieri e chi si ribellava poteva pagare molto cara la sua disobbedienza, con i lavori forzati, a volte anche con un marchio a fuoco. Fu un lavoro massacrante che coinvolse nel momento di massimo sforzo circa 1 milione di individui. Su queste montagne bisognava portare pietre, mattoni e materiali da costruzione lungo ripidi sentieri in salita, portando i pesi sulle spalle o con ceste sulla testa e a volte pietre pesanti 1 tonnellata, grazie a tronchi usati come rulli. E bisognava lavorare su ponteggi instabili, appesi su precipizi. Il prezzo pagato in termini di morti per incidenti, malattie o sfinimento è terribile. Decine di migliaia, forse centinaia di migliaia di persone persero la vita. Alcuni sembra furono sepolti proprio dentro la muraglia durante la costruzione, quindi i loro corpi sono rimasti per sempre inglobati in quest'opera gigantesca che per dimensioni è analoga, forse superiore a quella delle piramidi egizie. Sono stati compiuti degli studi per quanto riguarda le tecniche di costruzione da parte di archeologi e ingegneri. Ecco i risultati di queste ricerche. La prima grande muraglia era costruita in terra locale e pietra. Nei lavori di restauro attuali si segue lo stesso procedimento di costruzione dell'epoca Qin. La terra viene prelevata a circa 12 cm sotto la superficie per essere sicuri che sia priva di erbacce e radici. Viene battuta e ammassata in strati sovrapposti di 10 cm fino a raggiungere l'altezza necessaria. Alcune sezioni di questo muro hanno resistito per più di 2000 anni. Un'impresa incredibile se si pensa che la muraglia avanzava su terreni e pendenze diverse. In Mongolia, dove non c'era terra ma roccia, sono stati edificati 90 chilometri in pietra a secco. Anche in questo caso i restauri rispettano le tecniche originarie. Si preleva la roccia dal fianco della montagna e la si posiziona con il lato piatto rivolto all'esterno. Nelle intercapedini, per rafforzare la struttura, vengono immessi i frammenti di roccia più piccoli. Questa porzione di muraglia raggiungeva i 6 metri di altezza, ma con le torri di avvistamento arrivava a 8 metri. In 10 anni Shi Huangdi
fa edificare 5.000 chilometri di muraglia con una media di 41 chilometri al mese e 1,5 chilometri al giorno. Si è calcolato che con gli odierni costi della manodopera, ricostruire la prima grande muraglia costerebbe all'incirca 260 miliardi di dollari, pari a 500.000 miliardi di vecchie lire. Nel corso dei secoli le varie dinastie che si susseguirono sul trono della Cina continuarono a perfezionare, costruire e ricostruire la grande muraglia. Si calcola che nell'arco di 2000 anni, tra aggiunte e rifacimenti, furono costruiti addirittura 50.000 chilometri di muraglia, abbastanza per fare il giro del mondo. Alcuni muri vennero duplicati, altri triplicati, le torri di guardia rafforzate con guarnigioni alle spalle piene di soldati. Tra le torri esisteva un sistema di comunicazione fatto di fuochi di notte e di fumi durante il giorno. C'era persino un particolare codice che permetteva di segnalare il numero dei soldati, dei nemici avvistati. Ma ogni sistema di difesa, per quanto perfetto, come si sa, ha i suoi punti deboli. E fu proprio approfittando di una piccola spaccatura nel muro che Gengis Khan, sembra, fece infiltrare i suoi primi soldati a cavallo. Fu l'inizio di una grande azione di conquista che permise a questo nomade mongolo di diventare all'inizio del 200 il nuovo imperatore della Cina, creando un impero che per dimensioni fu il più grande mai esistito sulla Terra, che andava dalle coste del Pacifico fino alle porte di Vienna. Un impero che sarebbe molto piaciuto a Shi Huangdi. Nel 220 a.C. l'imperatore Qi Shi Huangdi parte per un viaggio di ispezione del suo nuovo impero, una terra finalmente sicura e pacifica. Ma le richieste dell'imperatore crescono a dismisura. Rivolge l'attenzione al compimento di un altro suo grande sogno: un luogo di sepoltura adeguato al primo divino sovrano dell'impero cinese. Anche per la costruzione della tomba molti morirono durante i lavori e sono state trovate le ossa che sono probabilmente i resti di alcuni degli operai. Infatti l'archeologo Duan Qingbo ha scoperto ben 100 scheletri, tutti in una fossa comune, appartenenti a uomini tra 20 e 30 anni. Dall'analisi delle ossa è emerso che al momento della morte queste persone avevano tra i 20 e i 30 anni e che in maggior parte erano denutriti. Le ossa inoltre erano per lo più sparse e non abbiamo trovato suppellettili funebri. Questo mi fa pensare che si tratti degli operai che hanno costruito il mausoleo. E c'è di più. Molti crani presentano delle fratture. Ciò significa che non sono morti di morte naturale e che probabilmente sono stati giustiziati. Da 2000 anni la parte che risulta visibile della tomba di Qi Shi Huangdi è una collina alberata, alta quanto la grande piramide di Giza. Ma cosa c'è all'interno? L'unico documento esistente che lo racconta risale a 100 anni dopo la morte dell'imperatore. Ecco qual è la descrizione che ne fa. Nella volta è rappresentato un cielo stellato con gemme incastonate nel soffitto. Il pavimento, dice ancora il documento, riproduce una mappa della Cina e i fiumi sono riempiti di mercurio liquido. C'è una macchina che li fa scorrere, una specie di clessidra ad acqua, da quanto si è capito, che finché funzionava garantiva il movimento. Una tomba fatta di bronzo e piena di mercurio, migliaia di tonnellate di mercurio.
Gli archeologi cercano oggi di ricostruire con vari strumenti, anche con dei radar di profondità, la struttura della tomba sotterranea. Ecco come dovrebbero presentarsi le mura esterne, poi la struttura interna. Una vasta piramide rovesciata e divisa in due. Lo spazio è grande quanto un campo di calcio. Il tetto della piramide al momento della costruzione era esposto all'esterno, poi fu ricoperto dalla terra. Questo tumulo è stato esaminato dagli scienziati per 10 anni e sono stati compiuti ben 4.000 carotaggi del terreno, ricercando le tracce di eventuali vapori risaliti dal sottosuolo per capire se potrebbe essere vera la descrizione che nella tomba si trovano fiumi di mercurio. Non sarebbe difficile entrare nella tomba, basterebbe scavare pochi metri di terra, ma nessuno vuole per ora penetrare all'interno, e non è soltanto per rispetto che si deve al fondatore della Cina, ma perché c'è un grosso problema tecnico. Non si sa quali danni potrebbe provocare l'aria entrando di colpo in un ambiente chiuso da oltre 2000 anni, e nessuno vuole rischiare di compromettere un ritrovamento che potrebbe essere uno dei più sensazionali della storia dell'archeologia. La tomba dell'imperatore Qin, in fondo, è un po' come un bellissimo tesoro che aspetta da tanti secoli di essere aperto. Nessuno sa se sia ancora intatto o, al contrario, se sia stato saccheggiato o quantomeno visitato, come sembrerebbero suggerire alcuni testi antichi. Ma un dato è certo: quando i ricercatori cinesi entreranno all'interno della tomba, dovranno disporre delle migliori tecniche di restauro e di conservazione per evitare il suo degrado, e non solo il suo, in fondo anche quello del famoso esercito di terracotta che si trova in questo momento all'aria aperta. E proprio in questo campo il nostro paese, l'Italia, sta fornendo alla Cina un aiuto inestimabile, e cioè la conoscenza, o sarebbe meglio definirla in termine tecnico il know-how, per la conservazione e il restauro. Questa cooperazione, promossa dall'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente, trova proprio qui, al Museo di Villa Giulia, uno dei suoi cardini. In effetti, anche qui, in questo museo, si trovano delle grandi statue in terracotta, statue dipinte, e non sono statue qualsiasi, ma sono dei capolavori assoluti della storia dell'arte, come l'Apollo di Veio. Risale a 2500 anni fa e ornava, assieme ad altre statue, il tetto di un grande tempio etrusco a Veio. Anzi, era uno dei santuari più venerati in tutta l'Etruria, dedicato a Minerva. Descriveva un mito piuttosto raro, un mito greco, la contesa tra Ercole e Apollo per una cerva dalle corna d'oro, sacra Delfi. Vinse Ercole e perse proprio Apollo. Questa statua è stata ritrovata nel 1916, cioè in piena Prima Guerra Mondiale, ed è stata riassemblata e curata con le tecniche di allora. È evidente che oggi aveva bisogno di un restauro, soprattutto per far ritornare alla luce i suoi colori. Pare fossero splendidi. Già, ma come hanno agito i restauratori del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali? Ci sono voluti 6 mesi di delicato lavoro, sponsorizzato da un ente privato. E il laboratorio di restauro, un vero e proprio ospedale per le opere dell'antichità, si è trovato di fronte a un paziente davvero speciale. In effetti, un po' come un pronto soccorso, la prima cosa da fare era quella di verificare il suo stato di salute. Si sono fatte delle lastre ai raggi X, non tanto per cercare fratture, ma per capire la struttura interna dell'Apollo, e sono riemerse aste metalliche di rinforzo che erano state messe dentro quando nel 1919 lo si era riassemblato. È stato un po' come vedere le viti di qualcuno che si era rotto la gamba tanti anni fa. Si sono individuate le parti rifatte, scoprendo tra l'altro la presenza di 2 monete. Chissà come sono finite lì. La statua è cava, quindi si è potuto inserire un endoscopio simile a quello per le gastroscopie, per vedere direttamente lo stato interno dell'Apollo. Altre indagini sono state la fotogrammetria, per memorizzare al computer i minimi dettagli della superficie, e poi la termografia, per capire le parti rifatte,
in effetti si riscaldano in modo diverso dal resto della statua. In seguito si è compiuto la riflettografia, eccetera. Nel 1916 gli scopritori dell'Apollo di Veio rimasero meravigliati dai suoi colori. Aveva il volto rosso violaceo e le sue vesti erano di un delicato color crema. Ma al momento del restauro tutti questi colori non c'erano più, erano completamente ricoperti dalla patina del tempo. Come si è fatto per ritrovarli? Con delle vere e proprie tecniche da polizia scientifica, da CSI. Con la fluorescenza a raggi X si sono identificati addirittura, pensate, gli elementi atomici presenti in superficie e questo ha permesso di capire la tipologia dei colori. Primo, che c'era molto ferro e manganese. Con il ferro, o meglio con gli ossidi di ferro, si sono realizzati tutti quei colori dal giallo al rosso, eccetera. Con gli ossidi di manganese, invece, i colori più scuri. Poi si è capito che la statua non aveva da nessuna parte dell'azzurro, anche se era molto usato dagli Etruschi, e questo perché non sono state ritrovate tracce di rame con il quale appunto si faceva l'azzurro. Un'altra cosa che si è scoperto è che i colori sono stati applicati prima di cuocere la statua, al contrario per esempio dei soldati dell'esercito di terracotta cinese. E inoltre che la statua era stata cotta in un forno a non meno di 950 gradi, ma cotta tutta in un blocco solo e non a pezzi, come è avvenuto invece per i singoli soldati dell'esercito di terracotta. A questo punto si è partiti con il restauro vero e proprio e si è cominciato a eliminare quella patina grigiastra e opaca che avvolgeva questa statua, una patina dovuta alla polvere, al pulviscolo atmosferico, alle cere e alle sostanze protettive applicate in passato, applicate in buona fede per proteggere questo capolavoro. Appunto, un capolavoro quindi unico al mondo che bisognava trattare con estrema delicatezza. Con dei pennelli morbidissimi si è cominciato a togliere la polvere e tutti i depositi incoerenti. Per le incrostazioni di terra si sono usati dei bisturi da chirurgo e man mano che ci si avvicinava alla superficie della statua si è passati a degli stecchini di bambù per non lesionare questa superficie. La pulizia della pelle e dei vestiti dell'Apollo è stata fatta ripassando delicatamente più volte dei tamponi imbevuti di acqua distillata. Rimaneva però lo strato di cere e di grasso e in questo caso si è usato acqua, alcol etilico e acetone. Ma non è finita. C'erano delle minuscole incrostazioni calcaree simili a radici che correvano lungo tutta la statua e sono state assottigliate al microscopio binoculare, una ad una, usando il bisturi. Le parti mancanti sono state poi evidenziate con una colorazione di tono un po' diverso. A questo punto l'operazione era finita e non è stato necessario applicare alcuna sostanza protettiva sulla statua. L'Apollo di Veio ha così ritrovato i suoi antichi colori ed è stato anche bloccato il suo lento degrado nel tempo. Ma il dato interessante è che alcuni degli esperti e dei restauratori che hanno salvato la statua, oggi si trovano a Pechino, in Cina, per creare una scuola di restauro, cioè per insegnare ai cinesi come salvare oggetti e statue di terracotta, come quelle dell'esercito, ma anche altri tipi di reperti, oggetti di bronzo, di pietra, ceramiche invetriate, eccetera. Insomma, in fondo tutto quello che un giorno potrebbe riemergere dalla tomba dell'imperatore Qin. La tomba dell'imperatore infatti potrebbe nascondere molte altre cose, visto l'immenso apparato che la circonda. Gli archeologi però non vogliono correre rischi e non cominceranno a scavare fin quando non avranno tutte le informazioni e i mezzi necessari per evitare qualunque danno a questo straordinario sepolcro al mercurio. Il mercurio, questo strano metallo liquido che si scompone e si ricompone formando aggregazioni e palline, aveva affascinato gli antichi che lo avevano definito argento vivo. Sembrava una materia magica e proprio per questo ha avuto un ruolo importante, ma anche tragico, come vedremo, nella vita dell'imperatore. Shi Huangdi infatti è ossessionato dall'idea della morte. Ha vinto tutto, ha ottenuto tutto quello che voleva dalla vita, ma sa che non può vincere la morte. E allora si rivolge ai medici di corte perché gli suggeriscano dei rimedi che possano almeno allungargli la vita.
La prima ricetta che gli consigliano è molto gradevole, il sesso con più partner. Non è un problema perché l'imperatore dispone di un vasto harem e quindi è un farmaco molto abbondante, a portata di mano per così dire. Ma Shi Huangdi si lascia sedurre dalla ricetta di un nuovo medico che gli prescrive una terapia a base di mercurio. Ce l'hai? Sì, maestà. Funzionerà? Mio sire, tutti gli alchimisti del mondo affermano che il mercurio è altamente indicato per aumentare la longevità dell'uomo. Il corpo umano non è in grado di assorbire il mercurio puro, perciò esso veniva mescolato con composti facilmente digeribili. Forse l'imperatore assumeva proprio uno di questi composti. Come dieta c'è di meglio. Professor Padua, buonasera. Lei è neurologo. Noi non sappiamo esattamente come siano andate le cose, ma in quale maniera il mercurio può essere assorbito o ingerito? Essenzialmente per via inalatoria, quando il mercurio è nella sua forma essenziale, di metallo essenziale. Cioè l'argento vivo, come si dice? L'argento vivo, esattamente. Quello che si trova nei termometri, e che tra l'altro è stato eliminato recentemente. Sì, proprio per i rischi di intossicazione. Quindi inalando questo mercurio che ha dei vapori, ci si può intossicare. Ma non ingerendolo, lei diceva. Esattamente, perché in realtà attraverso il sistema gastrointestinale l'assorbimento è assolutamente minimo. Quindi questo è un modo per assorbire in questa forma. Abbiamo visto che prendeva queste specie di caramelle qui l'imperatore, quindi c'è anche un altro modo per... Sì, potrebbe essere un composto di sale inorganico e quindi in quel caso l'assorbimento attraverso il tubo digerente è molto elevato. Dunque, questo mercurio finisce poi soprattutto a danneggiare le cellule nervose e in particolare quelle del cervello. Esattamente, soprattutto delle zone posteriori, cioè il cervelletto e la corteccia visiva. Con quali conseguenze? Le conseguenze sono quelle del malfunzionamento di queste parti, quindi tremori, difficoltà nei movimenti, disturbi della visione, e quando poi l'intossicazione è diffusa a livello cerebrale si hanno problemi di umore, depressione, collera, insomma tutto quel corteo di sintomi che sono correlati proprio a un equilibrio. Uno squilibrio comportamentale che poi con queste collere per un uomo che aveva quel potere poteva portare a conseguenze preoccupanti. Esattamente. Sappiamo che l'imperatore è morto in età relativamente precoce, intorno ai 50 anni. Può essere dovuta questa sua morte all'intossicazione da mercurio? Direi di sì, è molto probabile che un'intossicazione estremamente prolungata come quella che si ipotizza possa aver coinvolto anche le vie respiratorie, il tubo digerente, con gravi danni che possono anche portare Quindi è un avvelenamento generale dell'organismo. Esattamente. Grazie professore. Di niente. Ma a un certo punto all'imperatore Shi Huangdi la longevità non basta più, vuole l'immortalità. Xufu, si può sapere da dove viene questa immortalità? Dove posso trovarla? Perché a me, al primo divino supremo imperatore di tutta la Cina, non è concessa? E se non ce l'ho io? Chi ce l'ha? Sire, c'è una leggenda che parla di un posto dove vivono degli immortali, un gruppo di isole chiamate Penglai, dove dimorano gli immortali dalla notte dei tempi. Si dice che abbiano due tipi di elisir, uno per frenare la fuga dell'anima sul punto di morte e l'altro... Portameli. Maestà? Tu vai lì, prendi gli elisir e li riporti qui.
e poi li somministrerai personalmente a me. Maestà, ma dove siano queste isole nessuno lo sa, e anche se lo sapessi non avrai i mezzi per arrivarci. Ma avrai tutto ciò che ti serve. Sì, Maestà. Questa è una missione imperiale E le mie missioni non possono fallire. No, Maestà. Credi in me? Sì, Maestà. Vai. Un piccolo esercito accompagnerà Xu Fu nel suo viaggio alla ricerca dell'immortalità. Migliaia di giovani uomini e donne vengono reclutate per aiutarlo a trovare le isole di Penglai. Nel frattempo, l'imperatore si allontana sempre più dalla realtà. E assumere il mercurio di certo non lo aiuta. Ne ha aumentato la dose negli ultimi 5 anni perché la sua ossessione per l'immortalità è ormai incontrollabile. Gli elisir non arrivano. E il mercurio, più che prolungargli la vita, sembra provocare l'effetto opposto. Portalo via. Vive ormai immerso nelle sue ossessioni. Ha paura della morte, ha paura dei morti, ha anche paura dei complotti. Quando deve muoversi fuori dalla capitale, gira con una scorta di 60.000 uomini. Nessuno riesce a vederlo. Viaggia in una carrozza chiusa. Altre carrozze simili percorrono strade diverse. Nessuno sa in quale si trovi l'imperatore. È stato trovato un modello in bronzo della carrozza nei pressi della tomba. È una riproduzione dell'originale con filigrana d'oro. Non poteva essere aperta dall'esterno e aveva solo una piccola finestra. Wang Di vive ormai in un mondo di ombre. I personaggi intorno a lui sembrano quasi mossi da forze superiori oscure che sfuggono alla sua capacità di dominarle. In ogni situazione, in ogni gesto, cerca di capire, di individuare dei messaggi divini. La sua mente ormai sta vacillando, i suoi pensieri appaiono e svaniscono un po' come in un teatro d'ombre. Quei teatri d'ombre che molti secoli dopo continueranno a parlare di lui inserendo il suo personaggio nel repertorio. E qui a Xi'an, non molto lontano dalla sua tomba, degli abilissimi artisti raccontano, fanno rivivere la sua storia utilizzando questa tecnica molto antica. Il teatro cinese d'ombre è un'invenzione che risale a oltre 2000 anni fa. Era la televisione del tempo. Qui vediamo in azione 6 artisti, a volte sono anche 12, e i gesti devono essere veloci e precisi perché è un susseguirsi di movimenti che debbono poi integrarsi in sincrono, un po' come una orologeria. La scena che qui vediamo è quella dell'attentato all'imperatore, quando dei falsi diplomatici fingono di portare dei doni, ma in realtà sono dei sicari venuti per assassinarlo. Le marionette che vengono utilizzate per queste rappresentazioni sono dei piccoli capolavori e vengono realizzate con una tecnica molto antica. La cosa curiosa è che la pelle che serve per sagomare i personaggi è molto speciale. È la parte intermedia della pelle del bue, che viene raschiata e resa sottilissima, addirittura trasparente, in modo che i colori possano passare. Per dare rilievo alla luce, ogni marionetta è come un finissimo ricamo, lavorato con infinita pazienza e con un gran numero di strumenti.
È un'arte che si tramanda da una generazione all'altra. Non esistono scuole, gli specialisti sono pochissimi e oggi sono protetti dallo Stato. In un mondo in cui il grande schermo del cinema e il piccolo schermo della televisione dominano incontrastati, il teatro d'ombre quindi non è completamente scomparso. Sul suo schermo molto particolare continuano a essere rappresentate quelle leggende, a volte molto complicate, e quei personaggi che come fantasmi riemergono dal passato per raccontare la loro storia e continuare a vivere attraverso i tempi. Dalla spedizione per cercare l'elisir dell'immortalità, nessuna notizia. Le isole non si trovano. Qi Shi Huangdi intraprende un altro viaggio imperiale. Ma molte cose sono cambiate. Dove una volta sorgeva una nazione potente e prosperosa, oggi non rimane quasi nulla. La terra non è più stata coltivata a causa dei grandi progetti dell'imperatore. La carestia incombe. E nessuno può porvi rimedio. Il sistema legalista prende ordini solo dall'alto. Quando l'imperatore era ancora sano di mente, Li Su si prodigava per la realizzazione di ogni suo sogno. E ora che i sogni sono degenerati nella pazzia, Li Su non può fare altro che continuare ad assecondare il suo imperatore. Li Su? Ho raccolto una stella. Il sovrano ha un nuovo diversivo, un meteorite caduto sulla Terra in una provincia lontana. Per lui è un segno che i cieli hanno risposto alla sua preghiera. Sai cosa significa? No, maestà. Questo è un messaggio divino. Non ci sarà mai nessun altro dopo l'imperatore. Maestà. Non penserai che io morirò, non è vero? Secondo i documenti storici, l'imperatore raggiunge l'isola di Zifu al largo della costa cinese nel 10° mese del 210 a.C. Avanzare. Il grande imperatore è ormai praticamente estraneo alla realtà. Bene, mettetemi giù. Ecco. Il governatore divino, il re guerriero di Qin, non c'è più. Già. Al suo posto invece c'è un pazzo che pretende di essere accontentato in ogni suo capriccio. Eccomi! Eccomi qui! Vengo a prendervi! Arrivo! Io sono il primo sovrano supremo dell'intera Grande Cina! L'imperatore Qin Shi Huangdi! La vicenda di Shi Huangdi sta arrivando alla fine, vedremo tra poco la conclusione. Ma prima di concludere, professor Santangelo, come vedono gli storici oggi questo personaggio? Grande personaggio storico alla stregua di Alessandro Magno, di Napoleone, è un personaggio complesso e la storiografia cinese ne ha tratteggiato ora un aspetto ora un altro, in prevalenza vedendo gli aspetti più negativi. E durante la rivoluzione culturale è stato presentato come il rappresentante delle forze del progresso in contrapposizione a Confucio, alla scuola confuciana. Quindi poi forse gli storici distinguono anche tra il personaggio, la sua crudeltà e il ruolo poi che ha avuto nella politica, nella storia della Cina. Certo, come ho detto,
Un personaggio che presenta vari lati. Da un lato è stato il politico crudele, dall'altro è stato il personaggio tragico che rincorreva l'immortalità, dall'altro è stato lo statista che ha saputo prevedere una serie di riforme che permettessero le basi di una grande entità politica, ed è riuscito in quello che lui voleva realizzare, una 10.000 generazioni, anche se non per la sua dinastia, ma per l'entità cinese. Vediamo ora la fine di questa storia. Grazie, professore. Al ritorno dalla costa, l'imperatore si ammala e il carro accelera verso la capitale. Ma la scorta imperiale non arriva a destinazione. La ricerca dell'immortalità è ormai conclusa. Maestà. Maestà. Qi Shi Huangdi muore a 49 anni. Il grande impero ha perso il suo creatore. Lo Stato si ritrova senza timoniere. Questo è il momento che Li Su attendeva. Entra in azione il piano prestabilito. Il piano è quello di evitare che salga al trono il figlio maggiore, troppo prepotente e arrogante, e che sia invece il figlio minore a diventare il nuovo sovrano. È l'unica soluzione per evitare che al vertice dell'impero venga a trovarsi un uomo non adatto. Li Su e il suo fedele segretario sanno che l'imperatore ha scritto una lettera al figlio, ma non sanno se l'abbia già spedita. La lettera è ancora lì. Basta cambiare il nome dell'erede e il gioco è fatto. Ed è così che viene modificata la naturale successione. Comincia così il viaggio di ritorno e nessuno deve ancora sapere che l'imperatore è morto. Ma dentro la carrozza la salma comincia a emanare cattivo odore. E allora, per confondere le idee, viene preceduta da un'altra carrozza che contiene pesce marcio. Nella capitale si preparano i fastosi funerali. Centinaia di operai scendono nella tomba per sistemare gli oggetti, insieme a decine di concubine che accompagnano il feretro. Le statue verranno poi sistemate attorno alla collina. La porta della tomba di bronzo viene sprangata con una spada. Ma qualcosa all'esterno sta accadendo. Gli operai corrono verso l'ingresso, ma ormai sono chiusi dentro a centinaia, come anche gli architetti. Custodiranno per sempre il segreto della tomba dell'imperatore. Tutto questo corrisponde alla verità? Beh, lo si potrà sapere soltanto quando la tomba sarà aperta. C'è però un fatto che sembra confermare l'attendibilità del racconto che era stato fatto 100 anni dopo la morte dell'imperatore, ed è che le analisi che sono state compiute sui 4.000 campioni prelevati nel terreno sopra il sepolcro rivelano che ci sono tracce di mercurio e che esse si trovano proprio in corrispondenza della tomba. Questo sembra confermare che effettivamente potrebbero esservi quei fiumi di mercurio descritti dal racconto.
Per il resto occorrerà aspettare. Ma dopo la morte dell'imperatore, cosa succede? Beh, una serie di omicidi incrociati. Il giovane erede non sarà grato all'Isù di averlo fatto salire al trono. A un certo punto lo farà imprigionare e uccidere. Ma anche lui sarà a sua volta ucciso. E salirà al trono un nipote che ucciderà a sua volta l'uccisore. La dinastia rapidamente si estinguerà di fronte al dilagare di una rivolta che si estenderà sempre più. Nel 206 a.C. i rivoltosi entrano nella capitale e distruggono l'esercito di terracotta, impadronendosi delle armi perfettamente funzionanti. Migliaia di spade, alabarde, balestre che serviranno a completare la rivoluzione. Una rivoluzione che porterà successivamente al potere una nuova dinastia, la dinastia Han. I soldati di terracotta, ridotti in pezzi, conservano ancora oggi le tracce di quell'incendio, ma sono loro, malgrado questa sconfitta virtuale, a rendere oggi l'imperatore Huangdi immortale. E intanto l'imperatore, blindato qui all'interno della sua collina, dentro il suo straordinario mausoleo tra gemme, ori e forse fiumi di mercurio, da 2000 anni continua ad attendere. Grazie per averci seguito. Buonasera. All'inizio del Settecento 4.000 pirati erano appostati lungo le coste americane per assaltare le navi in transito. Una storia di oro, di mercanti e di schiavi. E un protagonista, Edward Teach. La vera storia del pirata Barbanera. Mercoledì prossimo su Rai 1.